Sta vita sta evolvendosi ritmata da un regolare respiro che non è mio, non è mio, non è mio. Carissimi, Sandra Sabatini ci dice che la santità è possibile per tutti, la santità è giovane, la santità è un itinerario bellissimo per vivere il Vangelo, e a noi della comunità Papa Giovanni XXIII, insieme a Don Oreste, che ha voluto tantissimo questa causa di beatificazione per riconoscere la vita bella di Sandra, la vita di una fidanzata che era contenta di condividere con i poveri, con i giovani che vivevano nelle comunità terapeutiche, che viveva la gioia della fraternità, la bellezza della preghiera, dell'essere in comunità, dell'essere nella Chiesa. Ecco, Sandra ci dice che il Vangelo vissuto nella nostra vocazione con la condivisione con i più poveri è meraviglioso, è possibile. E allora io vi invito veramente tutti a seguire le sue orme, a conoscerla di più, ad amarla di più, a studiarla di più, e poi a essere tutti presenti in giugno probabilmente del prossimo anno, quando ci sarà la festa della causa di beatificazione a Rimini, con tutta la Chiesa, con la diocesi di Rimini, con tutti i nostri ragazzi, che invito a esserci in prima fila, proprio i nostri ragazzi delle CT, delle cooperative, delle case famiglie, delle nostre famiglie aperte, tutte le nostre perle preziose, perché Sandra è stata innamorata di Gesù Cristo nel cammino della comunità Papa Giovanni XXIII e vedeva Gesù nei poveri. Vi aspetto tutti, grazie di cuore. Allietata da una serena giornata che non è mia. Abbi cura del regalo fattoti, rendilo più bello e pieno per quando sarà l'ora.
Abbi cura del regalo fattoti, rendilo più bello e pieno per quando sarà l'ora, quando sarà l'ora. La buona radice. Sandra nasce il 19 agosto del 1961 a Riccione, con la sua famiglia composta da mamma Agnese, papà Giuseppe e il fratellino Raffaele. Vive anche lo zio sacerdote, il fratello della mamma, don Giuseppe Bonini. I primi 4 anni li trascorre a Misano Adriatico, nella canonica parrocchiale. In seguito la famiglia si trasferisce a Rimini per seguire lo zio nella nuova parrocchia di San Girolamo. Ripercorrendo la storia di Sandra, possiamo scorgere già nella prima infanzia alcuni tratti della sua spiritualità, che sicuramente sono stati il frutto dell'educazione e della fede respirata in famiglia. Sandra, che si addormentava la sera con in mano il rosario. Sandra, che all'interno della canonica ha il suo rifugio speciale nella cripta di San Girolamo, vicino al tabernacolo, dove si reca a pregare tutti i giorni, anche prima di andare a scuola. All'età di 10 anni inizia a scrivere il diario su invito della maestra. Sandra scrive pensieri, riflessioni, su fogli, cartoline, ritagli di giornale, pagine di diario scolastico che solo dopo la sua morte vengono raccolti, riordinati e pubblicati nel libro Il diario di Sandra, che costituisce la sintesi della sua spiritualità. Questi pensieri sono uno squarcio del suo animo profondo, semplice, contemplativo e razionale. Sandra è una ragazza moderna, dinamica, piena di vita, amante della natura, curiosa, semplice nel portamento, sorridente, gioiosa, trasmette sempre buon umore. Ama la musica e il canto, ha imparato a suonare il pianoforte nonostante il suo difetto congenito per la mancanza di 2 falangi alla mano sinistra. Anche a scuola dimostra ottime capacità nello studio, sia al liceo scientifico sia all'università, quando intraprende la facoltà di medicina. Sandra è consapevole dei doni ricevuti, tuttavia non li utilizza per la propria affermazione. Vuol farsi piccola, umile, per lasciare spazio a Dio che si serve di lei nell'incontro con l'altro. Dal diario di Sandra, 8-10-1975. Sono tanto, tanto felice. Penso che nessuno possa esserlo per una cosa così semplice. Sono felice perché ho la salute, perché Dio mi ha permesso di nascere, perché tutto intorno a me è così bello, tanto che a volte penso di non meritarmi ciò. Infatti cosa faccio io per Dio e per il prossimo? Niente. Dal diario di Sandra, 30-10-1980. Signore, aiutami a essere veramente umile. Fa che non mi senta necessaria o indispensabile per niente e per nessuno. Fa che possa essere un semplice garzone. Non è mia, non è mia, non è mia. La vita ad una svolta. Sandra, consapevole dei suoi talenti, ma non ancora del tutto cosciente nel come volerli mettere a frutto e a servizio degli altri, continua la sua vita e il suo cammino all'interno della parrocchia. Nel settembre del 1974, all'età di 13 anni, Sandra partecipa ad un campeggio ad Alba di Canazei, all'albergo Madonna delle Vette, che Don Oreste Benzi aveva proposto ai vari giovani della diocesi di Rimini. Al campeggio parteciparono anche vari disabili, al tempo ancora emarginati dalla società. Fra le Dolomiti avviene la svolta nella vita di Sandra. L'idea di servire un Gesù povero fra i poveri attraverso la vocazione della comunità Papa Giovanni XXIII l'attira in un modo così forte da arrivare a pronunciare alla madre queste parole decisive. Ci siamo spezzati le ossa, ma quella è gente che non abbandonerò più. Avviene l'incontro di Sandra con la comunità e con Don Nevio Faitanini, il quale insieme a Don Oreste diviene la sua guida spirituale.
Sandra si sentiva chiamata a servire Gesù attraverso i poveri, nella condivisione diretta. La sua spiritualità in questi anni cresce e matura e arriva a pronunciare queste parole. Liberazione non vuol dire fare quello che si vuole, ma passare dalla schiavitù al servizio. E questa liberazione si attua in pieno con Cristo. Vuol dire assumere la verità di Cristo nelle scelte di ogni giorno. Questa vita sta evolvendosi ritmata da un regolare respiro. Desiderio di autenticità. Per Sandra seguire Cristo non era per l'altra via, ma per il presente. Nel suo diario scriveva così. Se Cristo è dentro di noi, non possiamo non prendere posizione. Quel Gesù che aveva cominciato a respirare da piccola, ad amare e contemplare, col passare degli anni nella preghiera, era diventato per lei un programma di vita. L'obbedienza alla volontà di Dio nel servizio ai poveri era per lei fonte di libertà interiore. Tu devi avere il senso delle cose secondo il modo di Dio, non secondo quello degli uomini. 3 cose ti chiedo ogni giorno: di vederti più chiaro, di amarti più profondamente, di servirti più da vicino. Sandra aveva l'esigenza di radicalità nella sua vita. Ci si rende conto, approfondendo la sua figura, che la realizzazione della chiamata era legata alla preghiera. Ora basta, devo decidermi. Le insicurezze ed i timori non costituivano un impedimento a spendersi per il Signore e per gli altri. Il Signore mi ha dato dei talenti. È giunto il momento di farli fruttare. Sandra era invasa da una luce prorompente, si sentiva avvolta da un amore, principio e fine di ogni scelta. Grazie, Signore, di questo mondo, di questa vita, di queste persone, di questa gioia, per una nuova primavera che sorge e che mi vede ancora viva. Il primo strumento per seguire Gesù povero, secondo Sandra, era la contemplazione. Quest'ultima faceva nascere in lei il desiderio di comunicare agli altri la gioia della scoperta. Sandra era molto sensibile alla bellezza e alla cura del creato. La contemplazione della natura favoriva la sua preghiera. Scrive infatti così. Non rimane che la contemplazione, l'adorazione, l'aspettare che Lui ti faccia capire ciò che vuole da te. La preghiera era parte integrante della spiritualità di Sandra, che aveva acquisito da Don Oreste, il quale voleva che in ogni struttura della comunità ci fosse la cappella per l'incontro con Gesù. Che non è mio, non è mio, non è mio. Una santa fidanzata. Sandra e Guido si incontrano nel febbraio del 1978 ad una festa di carnevale. Insieme partecipano al cammino di formazione del gruppo Preiù con Don Nevio Faitanini. Partecipano alla vita della comunità Papa Giovanni XXIII. Il loro stare insieme è inserito in un cammino spirituale e vocazionale profondo. Fidanzati come se non lo fossero, secondo i criteri del mondo, diceva Don Oreste. I periodi liberi dallo studio venivano vissuti in mezzo ai fratelli bisognosi e questo modo di vivere intensificava, faceva crescere la loro intesa. Nel 1983 Sandra scrive: Fidanzamento. Qualcosa di integrante con la vocazione, ciò che vivo di disponibilità ed amore nei confronti degli altri e ciò che vivo anche per Guido. Sono 2 cose compenetrate, allo stesso livello, anche se con qualche diversità. Partecipavano assieme ai deserti, agli incontri di preghiera organizzati dalla comunità. Guido era colpito dalla sua volontà di fare riferimento a Dio per ogni scelta. Davvero Dio conduceva la sua vita e il segreto della sua gioia e del suo sorriso era che della vita non scartava nulla. Aveva una particolare sensibilità per le sofferenze degli altri, non solo come capacità di reperire,
ma soprattutto come volontà e coraggio nell'affrontare e sostenere le scelte di condivisione. Era attratta nel profondo sia umanamente che spiritualmente dal mistero della gioia e del dolore, della vita e della morte, che solo in un abbandono nel Signore trova soluzione. In macchina non ho la radio, allora dico il rosario. Ma come? Ci vorrebbe un momento opportuno. Lei intanto però il rosario lo recitava. La sua vita era fatta di ritagli di tempo, non rinunciava mai ai suoi impegni con i poveri, neanche per l'esame di maturità scientifica, neanche per gli esami di medicina. Nella borsa aveva sempre un libro da studiare per aprire nei 5 minuti liberi e nei luoghi più disparati e un libretto della liturgia delle ore ricoperto con carta a fiori e ben consumato dall'uso. Se Dio non esistesse, sarei disperata. Guido racconta che la cosa che lo stupiva è che ciò che in cui credeva Sandra non era una posizione intellettuale o filosofica, ma una coscienza profonda al limite del dolore. Sentiva che non bastava una vita da buoni cristiani, fatta di morale, di equilibrio e di scelte opportune. Il Signore è il Dio della nostra vita e solo il sentirsi completamente in Lui le dava pace e gioia. Sandra scrive quanto segue a Guido in un piccolo sacchettino di cioccolatini. L'uomo in realtà è una creatura modesta e diventa grande solo quando rinuncia all'orgoglio e diventa uno con Dio. Una goccia separata dall'oceano non serve a granché, ma rimanendo nell'oceano ha la sua parte nel sostenere la mole di una nave. Dobbiamo lottare finché tutto il nostro ego si annienti e siamo assorbiti nell'infinito. Chi crede di non sapere acquisterà presto la conoscenza di Dio. Neanche l'Onnipotente può mettere una goccia d'acqua in una caraffa piena fino all'orlo. Dobbiamo stare ogni giorno davanti a Dio, a mani vuote, come mendicanti. Non c'è nulla a questo mondo che sia tuo. La vita è lotta. Dal diario di Sandra, 14-15 ottobre 1978. In questo lasso di tempo ho cercato di mettere in pratica, nel mio piccolo, ciò che avevo capito, ciò che sentivo dentro me, come un desiderio di fare. Non ho fatto nulla di speciale, ma ho tentato di fare il mio meglio nelle piccole cose di ogni giorno. Ho pregato un po' di più, sono riuscita ad essere, seppure con molti limiti, più disponibile al bisogno degli altri. Ho cercato di richiamarmi in ogni situazione all'umiltà, alla disponibilità. Tutto ciò però, devo ammetterlo, non esente molte volte da compromessi, egoismi e limiti vari. Eppure, nonostante ciò che ho tentato di fare sia poco o niente, ho sentito nascere in me una serenità profonda. Ho sentito che l'essere col Cristo, povero, dà la gioia di vivere. A differenza di qualche tempo fa, ho sentito che ogni mia azione non era inutile, ma aveva un senso, un fine ben preciso. La sera, quando vado a dormire, non mi sento indifferente verso il giorno nuovo che mi aspetta, ma sento di aspettare come un dono il nuovo giorno, un dono con cui riuscire, attraverso 1000 situazioni, ad avvicinarmi sempre di più a Lui. Finito questo pezzo di sfrenato ottimismo, è meglio che cerchi di ritornare alla realtà. Il cammino è lungo ed io non sono che agli inizi. Sempre dal diario di Sandra, 26 agosto 1979. No, non si può e non si deve abbandonare la lotta. Il Signore è con me. Di chi avrò paura? Grazie perché sto riassaporando quella gioia, quella serenità che credevo di aver perduto una volta terminata l'infanzia. Sandra impara sempre di più nella fede l'attesa di Dio, l'abbandono in Lui. Questo attendere, questo non preparare i piani, questo scrutare il cielo, questo far silenzio, è la cosa più interessante che compete a noi. Poi verrà anche l'ora della chiamata, ma ciechi se in tale ora penseremo di essere gli attori di tale meraviglie. La meraviglia, semmai, è Dio che si serve di noi così miserabili e poveri.
Il testamento spirituale che Sandra ha voluto lasciarci si riassume nella seguente frase. Dal diario di Sandra, 27 aprile 1984. Non è mia questa vita che sta evolvendosi ritmata da un regolare respiro che non è mio, allietata da una serena giornata che non è mia. Non c'è nulla a questo mondo che sia tuo. Sandra, renditene conto. È tutto un dono su cui il donatore può intervenire quando e come vuole. Abbi cura del regalo fattoti, rendilo più bello e pieno per quando sarà l'ora. 2 giorni dopo, il 29 aprile, l'incidente. Sandra entra in coma e il 2 maggio lascia questa vita terrena. Quelli che noi chiamiamo santi non sono altro che compagni di viaggio che vivono pienamente, con gioia e consapevolezza, la loro vita. Non sono degli eroi, vivono la loro quotidianità facendo del loro meglio, cadendo e rialzandosi, tenendo sempre fissa la meta con lo sguardo su Gesù Cristo. Come dice Papa Francesco, sono un riflesso di Dio che nessuno ha mai visto. Loro ci ricordano che è possibile vivere una vita bella e gioiosa, sicuramente non senza fatiche. Non dobbiamo cercare di copiarli, perché ognuno di noi ha la sua originalità, ma ci aiutano a far emergere il meglio di noi. Chiediamo a Sandra che ci prenda per mano e ci porti da Gesù. Non è mia, non è mia, non è mia. Questa vita sta evolvendosi ritmata da un regolare respiro. Ora un momento di riflessione per noi che siamo qui. Sandra scriveva su fogli, biglietti, le sue riflessioni. Da quei fogli e biglietti è nato il suo diario. Lei non teneva mai per sé le cose, ma le donava agli altri. Allo stesso modo possiamo credere che i pensieri e le riflessioni appena ascoltati lei ora li sta donando a noi, affinché possiamo metterli a frutto. Per questo ora vi chiediamo di rispondere alla seguente domanda, scrivendo su un fogliettino, come faceva Sandra, affinché il pensiero di Sandra continui a crescere e si diffonda attraverso noi. La domanda è questa: quale o quali aspetti della vita di Sandra ti hanno colpito e vorresti raccontare, diffondere? La troverete scritta già nel fogliettino. Non è mia, non è mia, non è mia. Questa vita sta evolvendosi ritmata da un regolare respiro.
La libertà è passare dalla costrizione al bisogno. La vita vissuta senza Dio è un passatempo noioso o divertente con cui giocare in attesa della morte. Noioso o divertente con cui giocare in attesa della morte. Non è mia, non è mia, non è mia, non è mia. Questa vita che sta evolvendo si rimata da un regolare respiro che non è mio, 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 allietata da una serena